Saluti da Heavy Metal Even. Oggi ospitiamo con piacere una leggenda del rock sperimentale americano e il suo nuovo album, difficilissimo da valutare ma dalle buone vibrazioni. Dopo circa 1500 recensioni all'attivo e oltre un decennio passato a curare Heavy Metal Even, chi ha scritto il testo di questa non ha particolari problemi nel realizzarne una nuova. O almeno questa è la norma, ma può sempre capitare di trovare sulla propria strada un album che ti mette in difficoltà. Per lui è stato il caso di Love Holiday degli Oxbow. A chi conosce il mondo del rock più alternativo e sperimentale, il nome degli americani non sarà nuovo, anzi. In giro dalla fine degli anni '80 e con diversi album ritenuti dei capolavori in discografia, seppur non abbiano mai sfondato nel mainstream, difficile del resto suonando musica come la loro, sono diventati un gruppo di vero culto. Per questo, per noi, la scelta di recensire questo loro ultimo album, uscito lo scorso 21 luglio, è stata quasi automatica, prima ancora di valutare effettivamente quale fosse il suo contenuto. Già, il contenuto. Cosa suonano gli Oxbow qui? Da una band che ha fatto sempre della sperimentazione musicale il proprio obiettivo primario, ci si può aspettare di tutto. E in effetti, Love's Holiday non fa eccezione. Più che lo stile, è meglio analizzare come la band lo ha strutturato. Dopo un paio di pezzi più pestati all'inizio, i toni calano di molto al centro, per rialzarsi pian piano fin quasi alla fine. Se l'anima più pesante è a metà tra hard rock e alternative, con una spruzzata di noise e di elementi avanguardistici che dalla band non stupiscono, l'altra si muove su sonorità molto più tranquille. Con cori, chitarre pulite o a tratti persino il pianoforte, mostra un lato più profondo ed emotivo della band, o almeno ci prova. Da una parte è vero che in questa fase centrale ci sono episodi di alto livello. Su tutti brillano Lovely Mark, placida e poetica nella sua atmosfera, e 1000 Hours, un classico blues dalle venature hard non fossero per gli effetti sperimentali che gli Oxbow inseriscono in maniera riuscita. Dall'altra però, nel complesso, è una parte che finisce per stancare, complice anche una certa omogeneità in fatto di atmosfera. È il problema principale di Love's Holiday, insieme a una pecca quasi opposta, l'eccessiva scollatura con l'altra anima. Non risparmia nemmeno l'eclettica voce di Eugene S. Robinson, più dolce nelle parti soft e aspra nei brani più duri. Parlando di questi ultimi, di norma funzionano piuttosto bene. Brillano in particolare Dead Ahead, divisa tra dissonanza combinati sedenti e momenti più melodici, ed The Second Toll, che include momenti hard blues come altri cupi minaccioli. Ma anche quelli che hanno solo influenze hard di solito fanno una migliore impressione, come $1 Million Weekend, lenta e mogia in maniera non eccezionale ma piacevole, e poi è impossibile non citare Gunway. In chiusura unisce le due anime del disco a una base strana, lenta, dagli echi stoner e persino doom metal. Il risultato è sperimentale all'estremo e mostra tutto l'eclettismo degli americani. Arrivati a questo punto, di solito, nei nostri video è tempo di giudizi finali. Tuttavia, in questo specifico caso, chi ha recensito Love's Holiday si riserva di non essere del tutto sicuro della sua valutazione. Dopotutto, la musica degli Oxbow è così particolare che è difficile anche solo da capire da che parte prenderla. Analizzarla nella maniera più oggettiva possibile, poi, è quasi impossibile. Diciamo che l'impressione generale è che, nonostante qualche pecca, sia la qualità a dominare, per un lavoro onesto, non eccelso, ma di buonissimo livello. Può piacerti oppure no? E faticoso rispondere, per tutti i motivi già espressi. L'unico consiglio che ci viene da darti è di ascoltare e giudicare con le tue orecchie. Voto di Heavy Metal Even 82 su 100. Anche per oggi abbiamo concluso. Se il video ti è piaciuto mettigli il like, commentalo e condividilo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti nemmeno uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!